Sono Giancarlo Manca, alias Iolitai. Iolitai è un nome che ho avuto per la cittadinanza onoraria in Cina, però voglio dirvi un po' come nasce la mia passione per questa disciplina. Da piccolo io ho 14 anni, andai a fare pugilato senza che la mia famiglia sapesse quello che stavo facendo, per cui all'oscuro. Quindi per 8 mesi ho fatto pugilato. Dovevo esordire a fare un combattimento e a un certo punto mio padre si accorse tramite informazioni che io facevo pugilato, per cui è venuto e da questa disciplina mi ha tolto dicendomi 2 cose: guarda, se non ti fa diventare scemo il pugilato ti faccio diventare scemo io, quindi vattene subito a casa. E finì la mia carriera di pugile. Poi andai a fare karate e raggiunsi la cintura marron di karate. Ma poi incontrai John Armstead, che John Armstead oggi è un attore che lui è inglese, se ne andò, è stato qui a Cagliari 2 anni, per cui facevamo Kung Fu di Okinawa. Kung Fu di Okinawa è un karate un po' più morbido. Dopodiché incontrai un maestro sardo, che è un poliziotto che faceva Kung Fu a Genova con un maestro coreano, per cui mi convinse, io andai con lui e ho fatto sino all'età di 23 anni, dopodiché incontrai a Milano un maestro cinese e mi affascinò. Ed iniziarono le competizioni, le prime competizioni di Wushu in Italia. A Milano organizzarono con i monaci di Shaolin nei primi anni '80, per cui fui molto affascinato dalle competizioni e chiesi, quando tornai al mio maestro, che volevo fare competizione. E lui rifiutò questo invito e allora io dissi, ero troppo affascinato, dissi guarda, io voglio fare le competizioni. E quindi andai a Milano da questo maestro, ho fatto un grande sacrificio perché andavo tutti i fine settimana in aereo a Milano per allenarmi. Il maestro mi disse, ascolta, io devo andare, lui era un clandestino, pensate un po', e quindi ha detto io devo andarmene negli Stati Uniti, adesso ho raccolto un po' di soldi e vado negli Stati Uniti che ci sono altri parenti, e tu invece devi andare in Cina a cercare questo maestro. Quindi io andai in Cina e andai a Shaolin. Poi a un certo punto una guida mi disse, sai, a Wudang hanno aperto, quindi monaci taoisti, quindi da Shaolin mi spostai a Wudang e incontrai il maestro Yu Xuande. Maestro Yu Xuande, questo maestro taoista, mi affascinò subito, però devo dire che io l'ho inseguito per 3 anni. Per 3 anni questo maestro non mi ha voluto vedere. Diceva sempre, un'altra volta, come se io venissi da vicino a casa sua. E quindi al 3° anno disse, beh, va bene, facciamolo venire. E quindi andai a Wudang, dove fui accolto in questo paese rurale che non vi dico. Per arrivarci da Zhengzhou, che è la città dove siamo stati prima ospiti ad allenare lì, ci abbiamo messo 46 ore in pullman attraverso tutte strade sconnesse, campagne, cioè una cosa pazzesca.
sembrava tra un incubo e un'avventura, insomma era una cosa. E finalmente arriviamo a Wudang, in questo paese, c'è una meraviglia, sai, quei paesetti che sogni sempre, che hai sempre pensato di vedere in Cina con tutti questi maestri. Vedevi arte marziale da tutte le parti, dall'alto in basso, in lungo e in largo. Una cosa bellissima, quindi mi disse, beh, tu sei il primo che sei arrivato qui e ti accogliamo nel nostro tempio. Ecco che io sono il primo al mondo che è stato accolto dentro il tempio ad allenare. E quindi abbiamo iniziato a fare degli allenamenti insieme. Pensate che la notte fuori non c'era luce, per cui ci sedevamo fuori in questa terrazza a parlare, un clima che non vi dico, e ci giravano attorno tutte queste cicale, tutte queste lucine che ci giravano attorno, era un incantesimo, un sogno, per cui insomma era una cosa troppo bella. Alle 5 del mattino tutti quanti ci si allenava, quindi allenavo con loro eccetera, e poi un giorno sì, un giorno no, alle 4 del mattino si andava su ancora in una montagna a 400 metri di altezza rispetto al tempio, che era già a circa 2000 metri di altezza, e lì si faceva meditazione, dove lì c'era una maestra, Mrs. Lee si chiamava, e che questa donna aveva 100 anni, e questa donna veniva con noi. Non si capiva questa donna come faceva ad arrivare sempre prima di noi, e lo raccontano tuttora i monaci, ok, ci sono le testimonianze di questo, e per cui si andava lì a fare meditazione. Ecco, lì ho iniziato veramente a studiare il Qigong, e il maestro mi disse, sai, per capire meglio il Kung Fu devi per forza studiare medicina. E allora mi misi a studiare medicina tradizionale cinese, per la quale mi sono anche laureato, e da lì ho iniziato veramente a capire cos'era il Kung Fu. Poi abbiamo fatto un torneo per la quale anche il sindaco del paese mi diede la cittadinanza onoraria. E proprio con il nome di Yulitai, se si va a Wudang, quando si sale su nelle montagne, voi vedete i miei ritratti dappertutto. Sembra strano, gente che va in Cina dice, ma lì sei nei ritratti, come mai? Non lo so, gli ho detto io. Allora facemmo un torneo, questo torneo di arti marziali, e vinsi tra l'altro il primo posto. E quindi da quel momento lì in questa città sono diventato famoso, tutti mi conoscono, tutti mi aspettavano. Una popolazione di una bontà, di una gentilezza, di un'accoglienza che io non mi sarei mai aspettato, anche perché noi siamo sardi, io sono sardo, per cui sardi noi abbiamo il culto dell'accoglienza, e andare lì e trovare un'accoglienza come la nostra era una sorpresa per me. Pensavo che la gente fosse il marzialista, sapete, staccati, quindi niente di... Invece no, è stato molto bello. Per cui continuai gli allenamenti, dopodiché ho iniziato ad organizzare, come mi ha detto il maestro, devi girare la Cina per conoscere la nostra cultura. Se non capisci la nostra cultura non capirai mai il Kung Fu. Che poi il Kung Fu non è Kung Fu cinese, il Kung Fu, ok, il nome Kung Fu è stato creato da un gesuita francese che nel 1840 era in Cina, perché in Cina il Kung Fu si chiama Wushu, che Wushu letteralmente vuol dire arte marziale. Per cui padre Amiot girava, perché sai, i gesuiti sono sempre ricercatori, studiano le culture altrui, poi insomma sono delle persone straordinariamente di un'alta cultura. E quindi lui
disse: perché fai questo? Vedeva la gente fare Kung Fu, fare Qigong, fare Tai Chi. Dice: perché fai questo? Per raggiungere un determinato grado di benessere, per imparare qualcosa, per dare benessere al corpo, per avere flessibilità, per la longevità. E allora lui disse: ho capito, Kung, che Kung letteralmente vuol dire lavoro, Fu raggiungimento, quindi tutti quanti fanno qualcosa per raggiungere un'altra cosa, e quindi nasce il Kung Fu. Però in Cina si dice Wushu. Vedi, attraverso tutto questo capisci e incominci a girare. Allora ho iniziato tutte le province della Cina, anno dopo anno, a girare e vedere tutti gli stili di Kung Fu. Lì inizi a capire veramente qual è la loro cultura. Ma prima di fare questo io ho allenato a Shaolin. A Shaolin, quando arrivai, Shaolin era il tempio e tutto attorno era campagna. Vendevano tutte le armi delle arti marziali, spade, lance, wushu, e tutti vivevano di questo. Era una festa. Per noi non era molto festa, perché la mattina sveglia alle 4 e mezza già allenamento. Lì c'è il Monte Song, che è ai piedi del tempio di Shaolin, che ci sono 1000 gradini per raggiungere la statua di Tamo. Quindi la dovevi fare a quattro piedi, così a retromarcia 1000 gradini. Quindi piangevi dai dolori. Il giorno dopo, tra l'altro un anno, ero con Mario Pasotti, che voi non so, però sicuramente conoscete Giorgio Pasotti, l'attore, che è il figlio. E che lui, Giorgio Pasotti, ha fatto Shaolin 1, Shaolin 2, ha fatto film lì. È andato per allenare all'università e poi si è ritrovato sotto le telecamere. E quindi con Mario ci alziamo la mattina, io lo chiamo e le dico: Mario, noi se ci corichiamo stanotte, domani ci buttano fuori, perché lì se non riuscivi a tenere quel ritmo ti mandavano fuori, perché dice: tu non sei un guerriero, sei troppo molle, non puoi fare. Allora la mattina ti alzavi 2 ore prima, perché se non preparavi i muscoli non ce la facevi. E allora preparavamo i muscoli e poi eravamo pronti la mattina. Ma questi qui, sai cosa ci facevano? Noi italiani, si faceva allenamento sino alle 8 e mezza. Alle 8 e mezza colazione, poi si riniziava sino a mezzogiorno. Alle 14 si riniziava ad allenare. Quindi a mezzogiorno andavi a mangiare e questi italiani, ok, football, e volevano giocare a pallone. Io manco ero capace, sapevo che il pallone era tondo, ma non avevo mai giocato a calcio. E però tu pensa, dopo questi allenamenti massacranti, che tu ti dovevi mettere lì a allenare, a giocare a calcio. E lo dovevi fare, perché i monaci chiamano, i maestri chiamano e tu devi rispondere sì, perché così funziona. Istruire la mente e il corpo all'arte marziale, ragazzi, in quelle condizioni vi assicuro che tanti sono andati e tanti non ce l'hanno fatta. E lì ho fatto un paio d'anni. Dopodiché nel 99 c'era un campionato ad Hong Kong, e per cui nel 99 incontro finalmente il maestro che accetta appunto da portarmi a Wudang. Ecco, e lì abbiamo già detto che ci allenavamo anche lì dalla mattina presto alla sera, e veramente sono allenamenti che fai per 10 ore consecutive, 12 ore consecutive. Sapete cosa vuol dire 12 ore di allenare Wushu? Però poi lo capisci. Il Wushu è come il cibo. Se lo mangi e non lo digerisci, ti fa solo male, non ti fa niente. Ma quando capisci cos'è il Wushu, hai capito che la vita, il tuo corpo, la tua mente hanno e devono assorbire delle capacità in virtù che è quello che ti insegnano i taoisti: mente, corpo e respiro.
Cioè la nostra vita, il corpo, è colui che ci porta dappertutto, è colui che trattiamo più male invece. Se vedete in Occidente si pensa solo a mangiare, oppure si pensa, il corpo è sempre l'ultima cosa. Qualcuno lo lava, altri se ne dimenticano anche di lavarlo, quindi insomma è probabile. Per cui quando tu hai capacità, mente, corpo e respiro, raggiungi un equilibrio con te stesso, che è qualcosa di straordinario, e lì l'arte marziale incomincia a far parte della tua vita. E ti accorgi che l'arte marziale è vita, non è violenza. I calci e pugni che noi vediamo non sono altro che una difesa di quel corpo che abbiamo curato per essere sani e forti. Poi nasce anche lo sport, che nello sport è bello perché ci sono tutte quelle precauzioni che in Cina prima si combatteva e si ammazzavano perché facevano delle sfide, poi era un po' come nel Far West, no? Quando sapevano che tu eri un bravo pistolero, tutti andavano a cercarti per diventare più famoso. E lì era uguale. Poi dovete vedere voi gli stili. Io sono stato al nord, nello Shandong, e quindi lì c'è lo stile di combattimento della scimmia. Ma voi credetemi che questi sembrano scimmie vere, perché quelli che fanno questo sono gente che poi veramente si ammazzavano all'epoca, perché proprio si comportavano come tali, aggressivi come tale, come la scimmia, no? Poi ci sono altri stili, la mantide, e quindi sono tutti questi stili, e tu in ogni stile capisci la cultura, capisci l'aspetto, capisci lo studio di questa gente che quando è stato necessario all'epoca degli stati combattenti in Cina, che tutto questo serviva, ogni villaggio, ogni città, ogni zona aveva uno stile per combattere, per difendere la propria incolumità, per difendere i raccolti dai predoni, per difendere la loro famiglia, quindi ognuno aveva lo stile segreto. Quindi c'era il segreto, e tu andare lì, stare con loro, allenare con loro, significa capire questa essenza, capire questa cultura che non la puoi raccontare. Quello che io dico adesso sembra niente rispetto a quello che io poi ho vissuto. Il Kung Fu entra dentro il corpo, entra dentro la pelle, entra nella tua mente. Le leggi fondamentali ci insegnano che ci sono i mutamenti, no? Inverno, estate, autunno, primavera, ok? Al centro c'è la terra, che è rappresentata poi negli organi interni di cuore, polmone, milza, fegato, rene. Pensa a cosa studi nel Kung Fu per capire chi hai davanti. Quando tu hai la conoscenza delle leggi fondamentali, quando si mette uno davanti, ok? Hai già capito chi è, perché fa parte di un elemento, di quell'elemento che tu hai studiato e che ti mostra subito le sue caratteristiche, sai come affrontarlo. Nel Kung Fu chi è più bravo non esiste, perché per quanto tu possa studiare, per quanto tu possa essere quello o che credi di essere, ma nel Kung Fu esiste l'umiltà, la massima umiltà. Devi essere quieto, come le stagioni, come il mondo che ci circonda. In ogni stagione c'è un mutamento, ok? Queste stagioni sono legate agli organi interni, quindi l'estate è cuore, l'inverno sono reni, che sono coloro che dominano fuoco e acqua. Il fegato domina il legno, quindi la primavera, e l'autunno, ok, i polmoni, perché il bosco diventa spoglio e quindi c'è più aria, quindi polmone, ok? Poi c'è il quinto elemento che nasce dopo, che è la milza, che rappresenta la mamma, colei che tiene tutte le stagioni e che crea l'armonia. In base a questo poi ogni elemento
ha il suo cibo, ok? Perché il cibo destabilizza la psiche. E molte volte la gente non capisce che mangia il cibo che gli piace, mai quello che gli fa bene. E questo, vedete, sto parlando di Kung Fu. Per cui pensate alla cura che c'è, come alimentarsi, come muoversi, come respirare, come comportarsi. E per cui tutto quanto crei un'armonia attraverso tutti questi elementi. Mente, corpo, respiro. Mettersi in armonia con le leggi fondamentali. Io ho conosciuto quell'aspetto dove in Cina appunto si ammazzavano per far vedere che uno è più forte dell'altro. Poi dopo, negli anni 60, i primi anni 60, Mao Zedong, in virtù di tutto questo che si sfidavano e facevano tornei apposta a morte, cioè finivi la sfida quando l'altro era morto. Allora Mao Zedong chiamò gli specialisti e i maestri dell'epoca e disse: allora, possiamo fare l'arte marziale dove tutti quanti fanno quella preparazione, si divertono, fanno l'arte marziale, però non c'è pericolo, non si ammazzano più. E allora nasce il Wushu moderno, Chan Chuan, Nan Chuan, che sono quelle discipline dove tu fai sempre l'arte marziale, ok? E però non c'è contatto fisico. Però per il contatto fisico nasce il Sandan, che è il vecchio Sanshou cinese. Il Sanshou cinese ha dato vita a judo, jiu-jitsu, eccetera, eccetera. Sapete che il Giappone prende le cose e poi le divide a pezzettini e ne fa tanti stili di una cosa sola. Karate, judo, jiu-jitsu, kendo. Tutti quanti, quando tu incominci a diventare famoso, conoscono il tuo nome, ti sfidano e non ti puoi tirare indietro. Ok? Sapete quante volte? E però quando tu accetti la sfida, non ci si fa male, perché lì si capisce. Quando tu sei forte, ok? L'avversario lo capisce subito. Ok? Lì sai cosa fanno? Quando vedono che tu sei forte, ti abbracciano e dicono ok, non c'è bisogno di farsi male per far capire che uno è più forte. Io che sono occidentale, ok, tutti quanti mi sfidano. Io sono diventato famoso così in Cina. Non mi hanno mai buttato giù. Il mio principio era: maestro, ma tu accetti sempre? Certo che accetto. Sapete qual è la bellezza, gli ho detto? Se io perdo, ho perso con un cinese, ma se vinco, ho vinto con un cinese. Quindi per me era, in ogni caso, sempre un vantaggio. Sono oltre quasi 50 anni che pratico arti marziali. Quindi, insomma, si deduce che ho poco più di 48 anni. Questa passione poi mi ha portato a venire in Italia e cercare di creare qualcosa per trasmettere le mie poche conoscenze. Per cui nasce la prima scuola a Selargius, un paese vicino a Cagliari, e lì inizia la storia delle arti marziali. Quindi apro la scuola e quindi dopo una scuola ne nasce un'altra e un'altra ancora,
E poi 18 anni fa nasce questa accademia. L'accademia è con lei la scuola madre che abbraccia tutte le altre scuole e tutti gli allievi che sono nelle altre scuole. L'accademia nasce proprio, sì, non l'ho chiamata altro nome, ma accademia proprio perché qui non si pratica solo quell'arte marziale, ma si pratica medicina, ok? Si pratica benessere psicofisico. Dovrei parlare del Qigong. Qi vuol dire energia, Kung vuol dire lavoro. Quindi lì si entra in quell'aspetto della medicina tradizionale cinese. Il Tai Chi Chuan che noi vediamo dietro di noi, il Tai Chi Chuan è colui che mette in armonia mente, corpo e respiro. Ogni movimento è accompagnato da una fase respiratoria. La gente fa movimenti in apnea. L'apnea è colei che distrugge il nostro apparato organico. E quindi il Tai Chi Chuan ha questo beneficio. Siccome il Tai Chi Chuan lo si pratica già da piccoli, eccetera, ma si può fare anche da adulti in un modo un po' più soft, come avete visto l'altro gruppo che c'era prima di questi ragazzi. E allora lì le persone che cosa fanno? Acquisiscono la calma, la capacità di controllo della mente. Quando la mente si rilassa, toglie le contrazioni del corpo. Togliendo le contrazioni del corpo nutre meglio il nostro organismo. Ok? Per cui i benefici che hanno sono grandissimi. Pensate togliere, quindi agire sul sistema nervoso centrale e togliere le contrazioni dalle nostre articolazioni. Perché non sembra, ma sono queste tensioni che noi manco sentiamo, perché chi è abituato così è teso, ok? Non se ne accorge neanche. Ho portato giù insieme Tai Chi e Qigong. Li ho messi insieme e ho creato questo Qigong che qui lo si chiama bioenergetica, che qui lo praticano centinaia di persone, mariti, mogli, famiglie, gruppi dove sono solo medici. Ecco, pensa un po' cosa ti dà questo Wushu, questo Kung Fu. Ti dà quella capacità di padronanza del corpo che ti muovi, e quando ti muovi così, una persona normale, diciamo così, nel senso buono della parola, come può farti paura? Come può intimidirti? Quando tu sai che ti muovi 100 volte più veloce di lui. Tutto questo, se noi ci pensiamo, che si parla di 3-4 mila anni, ma vi rendete conto questa gente cosa studiava 4 mila anni fa, 3 mila anni fa? L'agopuntura ha quasi 7 mila anni, ragazzi. Il Douyin, il Qigong ha la stessa età, il stesso periodo. Il popolo cinese tutti i giorni si alza, prima fa il benessere psicofisico, fa le arti marziali, fa il Kung Fu, fa tutto quello che deve fare, alle 7 smettono, si puliscono e vanno a mangiare, fanno colazione e poi al lavoro. Mentre noi ci stiamo girando dall'altra parte nel letto. La sera, dopo cena, si allenano, fanno tutto allungamento muscoloscheletrico, che è come la bioenergetica che ho portato qui io in Italia. Per cui loro fanno questa ginnastica, e che cosa hanno fatto con quella ginnastica? Hanno digerito, vanno a letto e sono puliti e dormono. Vedete che ne vale la pena tenerlo pulito. Quando regna il caos, pensate ad andare a casa e trovare la casa che non è pulito cucina, non è pulito nulla, no? Regna il caos, giusto?
Quando noi mangiamo così, per il gusto di riempirci, per il gusto di mangiare quello e quell'altro, dentro il nostro organismo è come quella cucina, è uguale. Regna il caos. E quando regna il caos, stai mettendo a dura prova gli organi interni, perché chi deve filtrare, chi deve aiutarti a digerire, chi deve prendersi le vitamine, chi deve fare quello. E però siccome hai fatto un macello, insomma, ci vuole tempo poi per pulire quella cucina. Vi voglio raccontare come nasce il mio nome, il nome Yulitai, è un nome che i maestri taoisti, quando ti accettano, se ti accettano, quando ti accettano, ti danno un nome, che è un nome dato dall'albero genealogico, perché l'albero genealogico cosa fa? Ci sono dei frutti, ma tutti gli anni ne nascono altri, per cui aggiungi a questo. Quindi hanno questo da millenni, da Chan San Feng, quindi stiamo parlando da 800 anni a oggi, fanno questo. Quindi quando ritengono che un allievo è degno di stare al loro fianco, gli danno, lo prendono e lo consacrano. Ti fanno inginocchiare davanti al maestro e devi promettere che tu, come allievo di Wudang, devi semplicemente allenarti, fare del bene, rispettare il maestro, rispettare la disciplina stessa, rispettare i compagni e devi divulgare in tutto il mondo la conoscenza con la massima armonia, benessere e pace. Ecco, in questo momento lui ti dà il suo cognome taoista, che è Yu. Anche Yo, dipende da come si pronuncia, perché ci sono dialetti in Cina, c'è chi lo dice Yu, chi dice Yo. Lì è la 15ª generazione, ok? Quindi 15ª generazione da Chan San Feng al giorno. Tai, perché io quando andai per questo, andai con un seguito. Quindi avevo un seguito che abbiamo portato un po' di doni nostri a Wudang. Quindi arrivi come un principe con un seguito, ok? E con dei doni da dare all'abate. E quindi come un principe, ecco, Tai vuol dire questo, vuol dire principe, e se sei principe vuol dire sei valoroso, uomo forte, uomo di parole, uomo condottiero. E qua diverse interpretazioni, ok? Che sempre quel nome ti associano a una persona così. Ecco perché poi il maestro è conosciuto nella Cina, tutta la Cina, e tu sei allievo suo, ovunque vai ti accolgono. Tu sei Yulitai, rappresenti Yushuanda, che Yushuanda è il maestro, e che porti il tuo nome e il nome del maestro sino a Chan San Feng, che ha creato il Tai Chi. Io sono da quasi 14 anni direttore tecnico della nazionale, per cui porto in giro la squadra nazionale in tutte le parti. Però i campionati del mondo maggiormente si fanno in Cina, perché quello che fanno loro non è possibile farlo da altre parti del mondo. In Cina è più importante di tutte le altre discipline, pari al ping pong e altre cose. Per cui investono. Le aziende investono nelle competizioni di arti marziali. In Sardegna sono conosciuto e, diciamo così, ben voluto, per cui l'assessore della regione mi dice:
Maestro, ci piacerebbe che ci portassi un campionato del mondo in Sardegna. Piacerebbe anche a me perché ti porti 5-6 mila atleti, non è che ti porti 50 persone, che arrivano da tutto il mondo. E io gli dico, sì, Presidente, 6.000 atleti va bene, ci sono accompagnatori, tra una cosa e l'altra ci sono oltre 10-12 mila persone. Dove ce le mettiamo? Cadono nell'acqua qui, perché quando finisce la terra qui c'è l'acqua. No? Per cui, insomma, però ecco, cercherò di farlo lo stesso, sempre che loro finanzino questa cosa. Il Kung Fu in Cina è un film continuo, è qualcosa di straordinario. Quando tu vai ai campionati o nei villaggi, tutti quanti vogliono provare con te, è normale, ma per loro è normale. Quando io ho portato gente, di quelli che in Italia credono di essere maestri, io gli ho detto così, ragazzi, io vi consiglio una cosa, non dite di essere maestri, perché se dite di essere maestri qui succede qualcosa di simpatico e poi sono problemi vostri. Questi, sin quando stanno zitti, va bene. Allora porto un siciliano, una volta questo credeva, e lì no, io sono maestro, faccio... Ah, sei maestro, fammi vedere adesso. Umiliato come... Poi lì sai cosa c'è? Quando ti umiliano così, non ti guardano più in faccia, proprio ti scartano. È brutto. Cioè, vedere cosa fanno a questa gente è brutto. Sai cosa vuol dire essere maestri in Cina? Essere maestri in Cina significa conoscere la disciplina, conoscere lo stile, conoscere la sua filosofia, la sua storia, la parte del benessere di quella disciplina, quindi anche l'aspetto, diciamo così, medico. La gente è sempre felice perché è un popolo di una grande cultura. Un popolo di grande cultura sa che quando si alza la mattina deve lavorare. Vedete che la Cina moderna è così. Quella rurale, tu vai e vedi questa gente umile che infila le mani nella terra per mettere le piante di riso. I maestri di quella zona, sai cosa fanno quelli? Non è uno scherzo. Quelli hanno delle mani che fanno così, ti trapassano da una parte all'altra. Vi ricordate che dico sempre, ah, non ho visto niente, vai tu in Cina a vedere. Perché ci sono cose che non puoi raccontare, perché non è facile. Anche quando racconti, ad esempio, Zhangjié è un posto dove hanno fatto il film di Avatar. Andate a vedere quel posto. Sembra un sogno. Faraglioni di pietra con gli alberelli, sai, alti 500 metri, tipo palazzi, che la natura lì ha fatto qualcosa che tu quando lo vedi dici ma questo l'ha dipinto Dio, perché non hai altre parole. Ci invitano a Roma dal Papa. Per lui, per il maestro, la cattedrale è come un tempio. Quindi quando ha visto i rosoni tondi in terra si è messo a fare pacqua, si è messo a fare Kung Fu lì. C'erano i guardiani, aiuto! E lui dice cosa c'è? E dice non si può fare. E perché? Ha detto qui è bello, c'è una bella energia, dice il maestro. Ignaro, capito? E quindi ci sono queste cose anche nelle persone. Tu vedi questi maestri che sono di una grandezza unica e poi a volte sembrano bambini perché fanno delle cose che tu dici, Mizze,
Cioè questo prima ha fatto un convegno con scienziati, eccetera, poi si è messo qui come un bambino a fare questa... Cioè, pensa alla purezza e la libertà interiore. Quella si chiama libertà interiore, che lui non ha vincoli, né con se stesso, tantomeno verso gli altri. Ecco, in qualche modo io questa cultura l'ho digerita, l'ho presa, e un po' sono così, però le persone qui non sono di quell'avviso. Qui quando insegni quattro cose a qualcuno pensa di essere un maestro, perché per lui il Wushu è attività motoria, sa fare quattro cose e diventa meglio, invece non sa cosa c'è dietro. Io posso raccontare tutto quello che c'è dentro il Wushu, è quello che vi sto dicendo: medicina, cibo, leggi fondamentali, comportamento, conoscenza, studio. Cioè, ragazzi, il Kung Fu è un'università. Sai cosa vuol dire quando tu porti nelle scuole quello che io sto raccontando a voi? Portalo ai ragazzini, ai ragazzi. Quando tu porti nelle scuole crescono ragazzi con dei valori incredibili e con rispetto reciproco degli esseri umani in generale. Io cerco di fare sempre tante cose, adesso faccio questa difesa personale per donne, perché ritengo che ne hanno la necessità le donne di difendersi, sapersi difendere da questo mondo che sta diventando, cioè la persona che ti deve proteggere al tuo fianco è quella che ti uccide. Oggi è un problema questa cosa, o no? Quindi, finito questo, adesso inizio un altro corso gratis contro il bullismo, far capire ai bulli che giriamo la forchetta e vediamo cosa fa il bullo. Ok? Quindi lo educhiamo a diventare rispettoso. Sapete una cosa? Sembra che sto raccontando tante cose, ma per me è come se io non sapessi nulla ancora. Devo imparare tante cose, devo studiare, devo capire. Faccio convegni con medici, con quelli, ci confrontiamo sulla medicina, su altre cose. Far capire anche la medicina convenzionale e al governo che la salute del popolo è la disciplina, lo sport fatto in maniera salutare. Rendiamoci conto che quello che conta è l'educazione della mente e del corpo. Il taoismo è questo: studiare se stesso per mettersi in armonia con le leggi fondamentali, cioè avvicinarsi a Dio. Dio, Dao, Tao, che è quell'emblema, quel Tai Chi, quel bianco e nero che vediamo con l'infinito in mezzo, ok? La forza dell'essere e tutte le cose della vita si chiamano mutamenti, tutto cambia ogni secondo. Lo yang diventa yin e lo yin viene poi sopraffatto dallo yang, che quindi c'è un ciclo continuo dove è fatto di opposti e contrapposti. Il corpo, il Qigong, ha delle capacità che voi non potete immaginare, ok? Il Qigong è qualcosa di quasi incredibile, che sembra appunto che sia una magia. Ecco perché poi la Cina a un certo punto ha proibito a tutti noi, anche a me, di fare dimostrazione di Qigong. Tutto questo per me mi ha insegnato la vita. Io posso dirvi
che se non avessi avuto questa conoscenza, perdere un figlio a quell'età, un uomo viene distrutto, una famiglia viene distrutta. Ne ho capito l'essenza della perdita e questa forza l'ho trasmessa alla famiglia, al resto della famiglia, a capire che non eravamo soli in questa e che nostro figlio non sarebbe felice di vederci frustrati, ma è un evento della vita che non tocca solo a noi. Purtroppo tutti i giorni sentiamo questa cosa. Quindi la bellezza cos'è? La bellezza è che se tu hai fede in te stesso, lasciamo perdere il Papa, lasciamo perdere questo, ma la fede interiore, ok? Quello che credi nella vita, dici sempre, dov'è il problema? Nostro figlio è partito per un lungo viaggio, prima o poi andiamo a incontrarlo. E questa è la bellezza dell'amaro, cioè la parte dolce dell'amaro che hai, ok? Quindi devi essere molto forte. Quindi vedete che questa disciplina è una disciplina che dovrebbero fare tutti come fanno in Cina, che ti forma, che ti fa capire, che ti dà quell'aspetto intellettuale per capire tutto e dare valore a tutto quello che hai. Spero che tutto questo possa far sì che di Wudang, di Nam Wudang, si parli sempre di più e che la divulgazione del Kung Fu di Wudang possa veramente dilagarsi dappertutto, perché solo così, attraverso questo Kung Fu, si può portare la pace nel mondo e l'amicizia.